Ben costruiti, con un sacco di dettagli, tanto che il lettore arriva a empatizzare, come diceva anche Chiara, con ognuno di loro, no? Ci sono 3 punti di vista che accompagnano il lettore con questa storia che sale piano piano. Ecco, sono personaggi che tu hai costruito dall'inizio, cioè avevi un'idea precisa della storia dall'inizio, una sorta di canovaccio da seguire, oppure, come dire, la storia è nata man mano che la scrivevi? To thank everyone for having me here today. It's an extreme honor to be here with all of you today. Thank you all so much for having me here today. It's really an honor to be here speaking with all of you. As for the characters, when I start the novel, I just have a very vague idea of who the characters are. And it's throughout the writing process that I really discover all of their little nuances and who these characters are going to evolve into as the story progresses. As was said earlier, these characters all change quite significantly throughout the course of the novel. But yes, when I begin, it is really just a vague idea of who the character is, and I need to take time to get to know them. Vediamo se funziona. Grazie soprattutto per avermi invitato, sono davvero felice di essere qui, di poter parlare a tutti voi. Parlando dei personaggi, quando inizio a scrivere un romanzo ho un'idea molto generale, molto vaga, e poi in fase di scrittura riesco a rendermi conto e a scoprire io stessa quali sono le sfumature di questi personaggi e come questi personaggi andranno ad evolversi, cosa diventeranno. Quindi generalmente faccio così. Come è stato detto in precedenza, i personaggi effettivamente cambiano molto nel corso del romanzo, perciò sì, quando inizio ho un'idea molto vaga che poi sviluppo in itinere. E in questo caso da che idea è partita? In the case of this novel, I just had an image pop into my head a little unexpectedly of the main character of Heidi Wood and the first time that she encounters the character of Willow, who is this young homeless girl, waiting beside the train in the rain. And the rain does play a very significant role in the story, but it was just this image that I had, and at the time I didn't know who these characters were or what their story was going to be, but I started with this and I sat down and began to write what are the opening scenes of the novel, and I started to just discover who these characters were, and page by page and chapter by chapter I let them tell their story to me. Per questo romanzo in particolare ho avuto un'idea un po' inaspettata, per così dire, su Heidi Wood e sulla prima volta, sul primo incontro con Willow, questa appunto ragazzina senza tetto e, come abbiamo detto, senza casa. Come abbiamo detto, la pioggia ha rivestito una funzione molto importante in questo primo incontro e poi anche nel romanzo. Avevo un'immagine molto particolare in mente, però non sapevo chi sarebbero stati i personaggi da me creati, quindi come dicevo prima in itinere si sarebbero formati. Ho avuto questa idea della scena iniziale e quindi ho intravisto chi sarebbero stati i personaggi, però ho lasciato che i personaggi stessi mi raccontassero poi in itinere chi erano e chi sarebbero diventati. Ecco, l'altra cosa che mi ha incuriosito è che in questo romanzo ci sono dei temi anche molto particolari, anche molto difficili. C'è il tema della violenza domestica, ne parlavamo prima con Marta, c'è il tema di una maternità negata, c'è anche il tema di una infanzia molto difficile che è presente in questo romanzo La sconosciuta, ma anche nel precedente thriller di Mary Kubica. Ecco, c'è una ragione particolare, soprattutto sull'infanzia, ecco, è un tema che pervade un po' tutto il romanzo dall'inizio alla fine, l'infanzia difficile. The stories here are entirely fictional to me. A number of people will ask if I have any personal relationship to some of the situations that are encountered in the novel, or both novels, and I do not. They're entirely fictional to me, and yet these are very real occurrences that do happen in life. There are different forms of violence throughout the novel. There's Heidi, who is the mother, but it's not quite the way that she expected motherhood to go, and I don't want to give away too much information, but there's that issue. There is some abuse,
In my first novel, there are definitely feelings of abandonment, and that has some violence as well. And I think that these are societal issues that I would like my readers to be aware of. These are things that do happen in real life. And I hope to really bring humanity to them by showing, Willow in this abusive situation, and to show readers that this happens, that this is happening out there right now in the world, and to then take these very ordinary characters, they could be you or me, and put them in kind of extreme situations to see what they do, the decisions that they make, and how it affects everybody's life. No, la storia è completamente inventata, mi è stato chiesto in varie occasioni effettivamente se io avessi una relazione diretta con questi eventi, se avessi delle esperienze personali comunque vicine, e no, ho ribadito che si tratta di una storia completamente inventata. Si tratta di eventi che succedono nella vita reale purtroppo, e ci sono varie forme effettivamente di violenza che compaiono nei miei libri, anche nel primo romanzo. In questo caso abbiamo Heidi che è madre ma che non ha potuto vivere la maternità come avrebbe sperato, e abbiamo anche dei casi di violenza. Poi nel primo libro abbiamo esempi di abbandono e anche di violenza. Sono tutti eventi e episodi che toccano la società, e voglio metterli in evidenza perché sono cose reali, di vita reale. Spero di riuscire a dare un tocco di umanità a tutti questi aspetti, e spero di poter indicare anche al lettore che si tratta di eventi che succedono nella società, e utilizzo personaggi come me, come voi, personaggi normali, quindi di tutti i giorni, ma li inserisco in situazioni molto estreme per riuscire a capire cosa faranno e che tipo di decisioni andranno a prendere. Quindi anche un accendere i riflettori su tematiche molto difficili. Mary, da dove prendi l'ispirazione però? Quite often it is my imagination. I do watch the news, of course, and I'm quite partial to reading this type of genre, the crime thrillers myself. I also watch a lot of crime shows on TV, and so I draw my inspiration from all of these. But for the stories themselves, it's really my imagination, and I start with just a hint of an idea of what I want the story to be, and start to develop those characters slowly, and watch as their stories unfold. But my goal is that readers will feel that these are very realistic stories that kind of go to the dark side a little bit. That my readers will see that these are things that can happen, and that these characters are very similar to us, and that they make decisions maybe that we wouldn't sometimes make, but I would like my characters to really resonate with the readers. Sì, spesso mi baso sulla mia creatività, la mia immaginazione, però effettivamente seguo anch'io i notiziari, leggo parecchi libri del genere, di questo genere, e vedo molte serie televisive di crime. Traggo quindi ispirazione in parte da tutto questo, però generalmente mi baso sulla mia immaginazione, sulla mia fantasia. Come dicevo in precedenza, parto da un'idea molto generale e poi vado a sviluppare gradatamente, lentamente, e vedo io stessa, come dicevo, come si svilupperà questa storia. L'obiettivo è dare ai lettori una descrizione molto realistica, però che allo stesso tempo abbia questo lato noir, questo dark side, come dice. Quindi i personaggi sono molto simili ai lettori, a tutti noi, e a volte però prendono decisioni che il lettore non prenderebbe, quindi si trovano in una situazione particolare, e uno degli obiettivi è che i lettori riescano a immedesimarsi con i personaggi che descrivo. Ecco, a proposito di dark side, noi l'abbiamo conosciuta Mary Kubica, insomma la vedete, è una persona molto dolce, ha delle passioni anche semplici se vogliamo, prima ne parlavamo, giardinaggio, ha una famiglia bellissima, dei figli, fa la mamma. Ecco, come si combina questo doppio ruolo, no? Quindi essere mamma, ma anche coltivare questa passione per il thriller psicologico, e quindi aprire uno squarcio sui lati bui, sul dark side che in fondo ognuno di noi ha. The thing that fascinates me about this genre is that it is so unlike my real life. If I had lived in the situations of many of these characters, I don't think I would be able to write about it. Me as a human being, I'm a mother, I love gardening, I love reading, I live a fairly quiet life, I love animals, and I have a very happy life. I have a very close-knit family, and so the things that happen in the book are so far removed from my real life.
But that's what I find fascinating. Again, these are things that are happening out there, and I feel very fortunate for the life that I have been given. And I think that it's important to really examine the lives that some other people are leading and to see what goes on sometimes in other people's homes that we may not be aware of, and to really bring that to light. Sì, quello che mi affascina molto di più di questo genere è proprio che si distacca totalmente dalla mia vita. Io se avessi avuto probabilmente, se mi fossi trovata in situazioni simili a quelle di cui scrivo, probabilmente non mi sarei ritrovata a fare la scrittrice di questo genere. Infatti io sono madre e ho queste passioni, quindi il giardinaggio, mi piace la lettura, amo gli animali, ho una vita molto felice, ho una bellissima famiglia. E nei miei libri creo invece una situazione che è totalmente diversa dalla mia vita, ed è quello che mi affascina. So che queste cose, come dicevamo, succedono, io mi sento una persona estremamente fortunata per la vita che ho, però ritengo sia importante anche esaminare ciò che succede ad altre persone, quindi tutti questi aspetti della vita che sono importanti, di cui a volte non sappiamo, e mi piace metterli in luce, metterli in evidenza. Mary ha un rituale di scrittura, una situazione particolare dove ama scrivere, delle abitudini particolari? When I started writing my first novel, my daughter was just born and my son wasn't yet born. So it took me many years to write my first novel, and I had two little ones at home. So I found that it was very difficult to find the time to write. And I got in the habit of waking up very early, around 5 in the morning, to write well before the kids ever woke up, so that I would have that dedicated time. Now they're 8 and 10 and they're in school much of the day, but I still keep that pattern of waking up very early and writing, and I'll get some work done then, and then after I get the kids off to school, I'll come back to the writing. I also do have an office in my home where I write. I get distracted very easily, so I can't go to the coffee shop or a cafe to get any writing done. I really have to do it at home, where I can kind of tune out the rest of the world. Sì, quando ho iniziato il mio primo romanzo effettivamente mia figlia era già nata mentre mio figlio non ancora, però quello che ho visto nel corso del tempo è che è diventato sempre più difficile riuscire a coniugare le due cose, a farle collimare, perché non avevo molto tempo a disposizione. Perciò ho preso l'abitudine di alzarmi molto presto la mattina, attorno alle 5, per iniziare a scrivere ancora prima che i miei figli si svegliassero, in modo tale da iniziare a scrivere, accompagnarli poi a scuola e poi tornare a scrivere al ritorno. Adesso hanno 8 e 10 anni, passano molto tempo a scuola. Io ho mantenuto comunque questa abitudine di alzarmi molto presto, e quindi quando torno poi da scuola continuo a scrivere. Ho anche un ufficio in cui posso scrivere, a volte mi distraggo un po' perché posso andare a prendere un caffè in un bar, faccio qualche giro, quindi generalmente cerco di stare anche un po' a casa per fare questo. Allora, torniamo anche alla domanda iniziale, poi ci sarà spazio per le vostre invece di domande. Perché questo genere appassiona così tanto le donne? Good question. The thriller genre, the domestic noir, it's becoming very popular these days. And I think that women, and this was alluded to earlier, I think women have always had kind of an undecided position in society. It seems that men's roles have always been a little bit better defined or more defined, whereas women have gone back and forth between whether they should be working or if they should be home with their kids, if they should have a career or not. And it leaves us feeling a little vague, and I'm not quite sure what to do. I know that I worked as a teacher, and then I made the decision to stay home when my daughter was born, and even that, I felt guilt in that, both ways, whether I was at home with my child or if I was working. I felt as if I just wasn't sure where I belonged in the world. And I think that this is a feeling that many women share, and that the domestic thrillers really bring women's lives into focus, and some of this uncertainty that women face in their lives, and then it puts that twist on it sometimes that really, I believe, fascinates readers and keeps us wanting to flip the pages of the novel, and it also challenges all of us, because there are unexpected twists and turns along the way that just really draw the readers through the books. È un'ottima domanda, effettivamente. Il thriller sta guadagnando popolarità, sta
avendo sempre più popolarità nell'ultimo periodo, e le donne, come è stato detto, hanno probabilmente sempre avuto una posizione come una sorta di posizione indecisa nella società, non ben definita, mentre magari per gli uomini non è stato così, hanno sempre avuto un ruolo ben più strutturato e definito. Per le donne si è parlato in varie occasioni del ruolo di lavoratrice, ma anche di madre, di donna che deve stare a casa con i figli, perciò possiamo dire che questa posizione, questo ruolo sono ancora piuttosto vaghi, non ben delineati. Io per esempio facevo l'insegnante e poi quando ho avuto la mia prima figlia sono stata a casa, però mi sono sentita in colpa per la scelta che ho fatto, mi sarei sentita probabilmente in colpa anche se avessi continuato a fare l'insegnante, quindi la nostra posizione nel mondo, la posizione della donna nel mondo è un po' il quid, è un po' l'aspetto fondamentale, e credo che molte donne condividano questo pensiero, e ritengo che nel thriller si metta proprio in evidenza questo aspetto, che è l'incertezza della posizione del ruolo della donna, ma grazie agli eventi inaspettati, a questi twist, come dice lei stessa, si crea un forte interesse nelle donne che porta le lettrici a girare pagina dopo pagina per riuscire a capire cosa succederà, e ci sono sempre queste sfide perché c'è sempre qualche evento inaspettato. Marta, sei d'accordo la donna? Ma sì, io sono d'accordo, lei raccontava la sua vita, no, che si alza alle 5 del mattino perché i figli, le cose, cioè se non è una vita noir quella delle donne, nel senso che è piena, no, di turning points, di momenti in cui dici oddio adesso cosa faccio, insomma chissà. Mentre parlava appunto della paura mi è venuta in mente una frase di Friedkin, il grande insomma, regista dell'Esorcista, eccetera. Io gli avevo chiesto, l'ho intervistato qualche anno fa, gli ho chiesto ma insomma come mai, no, alla gente piace la paura? E potrebbe essere ribaltata anche in questo senso, no? Perché alle donne piace leggere un romanzo, no? In cui c'è una madre che non è esattamente la madre che avrebbe voluto, insomma si confronta con i propri limiti. E lui mi ha risposto, no? Perché è talmente bello poi uscire dal cinema, o in questo caso uscire dal libro e dire caspita è tutto a posto, che insomma ci solleva. Io in realtà a Mary Kubica vorrei fare una domanda sugli uomini, perché abbiamo parlato tanto di donne, ma anche gli uomini hanno un ruolo importante nel suo romanzo. Ci sono diversi tipi di uomini, non voglio spoilerare troppo perché poi se va un thriller le cose non vanno raccontate troppo, però c'è Chris che è il marito di Heidi, che è la donna, no, che accoglie Willow in casa sua, che è un uomo normale, un uomo innamorato